io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Siamo arrivati al segno dello Scorpione, ok? Piano piano ci stiamo avvicinando alla fine, dai. Vedo che appunto tutti quanti, ah è uscito il mio, che bello, sono contenta, ah sto aspettando ancora il mio. Piano piano escono tutti, infatti ve l'avevo detto. Quindi, segno dello Scorpione, io ho deciso di farlo con questi due colori, color salmone e un bel verde. Voi giustamente usate sempre i colori che più vi piacciono a voi. Le due parti, come sempre, sono senza il disegno, ok? Tutta liscia. Una cosa che non ho mai detto, la parte dietro è semplicemente la parte davanti senza il disegno. Sono 30 maglie basse, ok? Di andata e ritorno per 30 giri. Quindi è una cosa che non ho mai detto, se l'ho data sempre per scontata, però appunto spero che ci siate un po' arrivate, se no poi man mano chi me lo scrive glielo dirò tramite il messaggio. Ok, quindi vi lascio al tutorial, all'elenco del materiale, però prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un like. Il materiale che ci servirà, come al solito, saranno due colori, quindi appunto io oggi lo faccio con questo verde e questo color salmone, poi uncinetto da 2,5, forbici, ago e i nostri marcapunti. Possiamo iniziare. Prima di iniziare a fare la presina, vi volevo spiegare un attimo come attaccare e staccare il filo, cioè nel senso, nella presina questa qua dello Scorpione abbiamo praticamente le 3 stanghette così e poi una parte della punta della freccia, ok, che va qua. Quindi per il colore, allora, siccome già nelle altre presine ve l'ho detto, a me non piace molto che il filo venga portato da una parte all'altra, specialmente se ci sono due colori così diversi tra di loro, cioè quindi comunque un colore chiaro e un colore un po' più scuro. Io in questa qua l'ho fatto, vedete? Non so se riuscite a vedere, mi sono portata il filo da una parte all'altra. Si vede poco, però si vede, ma l'ho fatto perché lo sfondo della presina è scuro e quindi il color salmone, bene o male, ho potuto un po' passarmelo da una parte all'altra. Adesso però, siccome vado a fare al contrario, quindi lo sfondo che andrò a fare è color salmone e il segno, il disegno sarà comunque sul verde, si vede troppo la riga che passa e non mi piace molto. Allora, se voi vi volete portare il filo da una parte all'altra non c'è nessunissimo problema, fatelo pure. Io lo vado a staccare ad attaccare nei diversi punti che mi serve in modo da non avere appunto ste righe che mi passano così. Poi se il colore comunque non è, cioè un verde chiaro, un verde scuro, va bene, cioè lo potete comunque fare, giallo chiaro, giallo scuro, azzurro, azzurrino, cioè, capito, lo potete anche fare, però se proprio prendete un nero e bianco, cioè, capite che almeno a vedersi è un po' brutto. Allora, quello che vi dico, prima di occupare i gomitoli, che poi non riusciamo più a dividerli, allora, un gomitolo, appunto, possiamo farci comunque due fili, quindi inizieremo, ok, iniziamo da qua, quindi una parte del gomitolo, una parte presa dal dentro, una parte presa dal fuori, quindi una parte presa dal dentro, che ci facciamo questa parte qua, e una parte presa dal fuori, che ci facciamo tutta quest'altra parte qua. Quindi ci servirebbe 1 e 2, quindi altri due fili da attaccare appunto separatamente. Quindi noi ci prendiamo il colore, in questo caso appunto il secondo, la seconda presina sarà con il colore verde. Quindi mi vado semplicemente, prima ancora di appunto di attaccarlo, che poi non riesco, perché vedete qua adesso l'ho preso da fuori, cioè, vedete? Lo sto prendendo da fuori. Poi adesso per fare la seconda andrò a prenderlo da dentro. Vedete? E ho i due fili, uno e due. Ok? Quindi appunto con questo ho due. Adesso per dividerlo, anzi
facciamo così, me la prendo già da dentro. Ok, allora per fare quelle altre due stanghette, quindi queste qua che ci servono, che sono mi sembra più o meno 18-19 giri. Comunque prendiamo appunto il filato, facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Facciamolo un pochino più lungo perché è sempre meglio che avanzi anziché poi magari ci manca e dobbiamo andare a attaccare con nodini vari. Ok, ne ho fatti 16 addirittura, quindi anche qua vedete me lo taglio ancora bello lungo e penso che proprio mi basta. Ok, ed è uno. E adesso mi faccio anche il secondo, quindi fatevelo anche voi in modo che appunto ce l'abbiamo già pronti, così quando adesso poi andremo a fare la presina vi dirò io attacca il primo filo, il secondo filo, il terzo filo. Mi sono portata un po' avanti con il lavoro e ho fatto già la prima parte della presina, che è molto semplice, che è sempre la stessa per tutte le presine. Quindi ho avviato 31 catenelle, dalla seconda catenella dall'uncinetto ho fatto 30 maglie basse e queste 30 maglie basse ho fatto i giri di andata e ritorno per 5 giri. Ok, quindi questo è l'inizio della presina, anzi di tutte le presine. Non ve l'ho solo fatto vedere, ve lo sto spiegando perché sennò sarebbe poi diventerebbe anche una cosa noiosa. Quindi appunto 31 catenelle iniziali, dalla seconda catenella dall'uncinetto si fanno 30 maglie basse per 5 giri. Quindi adesso siamo al giro 6, quindi dal giro 6 in poi inizia il disegno del segno. Quindi come sempre facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 11 maglie basse. Adesso per cambiare colore, allora vi faccio vedere la nuova tecnica che sto usando per tutte le presine. Ho fatto anche l'11ª maglia chiusa completamente. Per agganciare il secondo colore andiamo a prendere la costina, questa qua in orizzontale che si è formata della maglia, più la costina, questa qua più a sinistra, che qua sotto vedete si forma la V, quindi noi andiamo a prendere solo quella più a sinistra. Quindi mettiamo l'uncinetto dentro, vedete, dalla parte quella orizzontale, più la costina quella in verticale. Prendiamo il secondo colore e lo facciamo passare dentro. Quindi il color salmone lo tiriamo e rimane bloccato e abbiamo agganciato il colore. Allora il color salmone, che sarebbe il colore dello sfondo della presina, ce lo dobbiamo portare sempre avanti e indietro nella lavorazione, mentre invece il secondo colore vi dirò io se staccarlo, riattaccarlo poi magari in un altro punto della presina, se portarvelo dietro, lasciarlo lì. Quindi l'importante è che mi ascoltate, vi do io passo passo le indicazioni per appunto il colore. Quindi adesso con il secondo colore facciamo 2 maglie basse, quindi una e due. Ci siamo portati dietro anche un po' la codina, così l'abbiamo fermata. Adesso cambiamo di nuovo il colore, quindi prendiamo il color salmone. Ok, quindi quello verde lo possiamo anche lasciare qua. E adesso finiamo tutta la presina con 17 maglie basse. Per il giro 7 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 16 maglie basse. Adesso cambiamo colore, quindi prendiamo il verde. Opla. Con il verde andiamo a lavorare 4 maglie basse e la prima è questa qua color salmone che si va un po' a nascondere, quindi ricordiamoci di lavorarla. Adesso cambiamo di nuovo colore e con il salmone andiamo a finire il giro, quindi a fare le ultime 10 maglie che ci restano. Per il giro 8
facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 5 maglie basse. Adesso cambiamo il colore e non andiamo a prendere questo colore qua, ci andiamo ad attaccare con un altro filato nuovo e vi consiglio di prendere quello là o l'interno o l'esterno del gomitolo, ok? Quindi vedete voi cosa avete usato prima e adesso prendete questo. Quindi il color salmone lo possiamo tirare, però portiamocelo dietro, ci portiamo anche dietro un po' la codina così la fermiamo. E adesso con il verde andiamo a fare 2 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il color salmone, il verde portiamocelo dietro, ok, vediamo di prendere il filo e non la codina, non ci portiamo dietro la codina. Ok, quindi adesso con il color salmone facciamo 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, con il verde facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con il salmone. Adesso vi faccio portare questo verde. Allora, il verde che abbiamo usato fino adesso lo possiamo anche lasciare dietro. Questo qua che c'è davanti lo mettiamo in mezzo, praticamente prima di fare la maglia, ok, ce lo mettiamo qua in mezzo, vedete, me lo sono passato qua. Quindi adesso con il salmone facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il verde che vi ho fatto mettere adesso, cioè che vi ho fatto portare di là, ok, dalla parte di là. Ve l'ho fatto spostare adesso perché se no dopo rimaneva una riga troppo troppo evidente, quindi non mi piaceva. Invece così, facendolo passare prima, si nasconde, perché questa qua purtroppo è la parte del davanti, quindi per non farvelo staccare e riattaccare dopo, appunto si nasconde qua anziché avere poi una riga più netta dopo, ok? Quindi adesso, allora, questo dividiamocele un pochino, se non riusciamo un attimo, ok, a capirci bene. Quindi questo, il salmone ce lo dobbiamo sempre portare dietro, quindi il salmone viene qua con noi, ok. Quindi con il verde adesso facciamo 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Cambiamo di nuovo il colore. Con il salmone, questo verde possiamo anche lasciarlo qua, con il salmone facciamo altre 2 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore e prendiamo a sto giro i gomitolini che vi ho fatto fare prima. Quindi prendiamo un filo di quelli di prima, ci agganciamo, ok, quindi con il verde facciamo di nuovo 2 maglie basse, stacchiamo il colore verde e ci prendiamo il color salmone. Questo verde lo possiamo anche lasciare qua, quindi lavoriamo solo con il salmone. Con il salmone facciamo altre 2 maglie basse, quindi 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore e prendiamo un altro gomitolino di quelli là che vi ho fatto fare. Quindi i gomitoli adesso sono tutti impegnati, ok, li abbiamo attaccati tutti, ok. Con il verde di nuovo facciamo 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore con il salmone, ok, e ci finiamo adesso. Questo verde lasciamolo pure tutto qua e ci finiamo il giro con le 7 maglie basse che ci restano da fare.
Adesso, allora, quello che vi posso consigliare, se avete fatto anche come me, anche voi come me, che vi siete attaccate appunto i vari fili, ad ogni giro sistematevi i filati, perché sennò poi dopo non vi trovate più, cioè sono veramente poi troppo ingarbugliati. Quindi il consiglio che vi posso dare è appunto sistematevi i fili man mano che finisce il giro. Adesso, da adesso in poi, praticamente questa parte qua fino al verde, ok? Ve lo faccio fino al verde, è sempre uguale, fino a quando non ve lo dico io. Quindi nel video adesso questa parte qua ve la taglierò sempre. Quindi ipoteticamente adesso dobbiamo andare a lavorare il giro 9, le 7 maglie color salmone, 2 verdi, 2 salmone, 2 verdi, 2 salmone, 2 verdi, non ve le faccio neanche vedere. Mi vedrete che arriverò, che sarò già qui con la maglia verde, ok? Anzi, già magari attaccata con quella salmone, perché poi il pezzo che per ora andrà a cambiare è solo questo, che sarà, vedete? Cioè questo qua, questo adesso, fino al giro 23, mi pare, sì, fino al giro 23, questa lavorazione è sempre uguale, cioè questa parte di qua è sempre uguale, quindi non vi potete sbagliare. L'unica cosa che cambia è questa, e questa la facciamo insieme, non vi preoccupate. Però appunto da qui fino al giro 23 cioè non ve lo faccio più vedere. Quindi quando vi dico il giro 9, ad esempio, che è il prossimo, ok, vi dirò ho fatto la mia sequenza, che quindi è questa, e poi lavoriamo solo insieme la parte qua della punta, ok? Quindi adesso per il giro 9 appunto facciamoci la lavorazione fino a qua e poi vi faccio vedere la punta. Per il giro 9 ho fatto la mia sequenza, giustamente per ogni cosa prendete il filo, ok, che abbiamo attaccato e non ve lo portate dietro, cioè fate le 2 maglie verdi e poi il filo lasciatelo lì, ok? Quindi fino a tutte e 3 le gambette così. Poi adesso ho già cambiato il colore appunto con il color salmone, quindi il verde pure lo lasciamo qua, l'ultimo filo del verde, e adesso poi abbiamo quest'altro. Adesso anzi finisco il giro, e anche voi per comodità, siccome abbiamo anche i fili questi qua di inizio lavoro che magari ci possono dar fastidio, vi consiglierei di fermarli già, quindi vengono tagliati, almeno è un filo in meno che ci vediamo, che non ci viene l'ansia, perché guardate qua già cosa, cos'ho, capito? Quindi appunto vi capisco. Comunque se voi non volete attaccare e staccare il filo proprio per non avere tutto sto casino, usate un filo solo e ve lo portate avanti e indietro. Ok, quindi ritorniamo a noi con la presina. Allora adesso col salmone facciamo 2 maglie basse, quindi una e 2. Cambiamo il colore, quindi ci andiamo a prendere questo qua che è quello della punta, ok, il filo della punta, diciamo, quindi con questo verde adesso facciamo 3 maglie basse, 1 2 e 3. Cambiamo il colore con il salmone, questo verde portiamocelo pure dietro, col salmone facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo con il verde facciamo 2 maglie basse, 1 e 2, e ci finiamo il giro con il color salmone facendo le 5 maglie basse. Il verde lo possiamo anche lasciare qua, Per il giro 10 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 5 maglie basse. Cambiamo il colore, quindi prendiamo il primo verde, filo verde che ci ritroviamo. Con il verde adesso andiamo a fare 5 maglie basse, cambiamo il colore con il color salmone, col salmone questo verde possiamo lasciarlo qua, col color salmone facciamo 3 maglie basse,
1, 2 e 3. Quindi cambiamo il colore con il verde e ci andiamo a finire la sequenza. Quindi da adesso fino alla fine lavoriamo le maglie come sono sotto. Dove c'è il verde facciamo il verde, dove c'è il salmone facciamo il salmone. Nel giro 11 ho fatto già la mia sequenza, come vedete ho tagliato già i fili, quelli di inizio lavoro, così rimane un pochino più pulito. Sono arrivata appunto qua alle ultime due maglie verdi che ho fatto, quindi adesso ho cambiato già il colore, quindi con il salmone facciamo 4 maglie basse. Il verde lo possiamo lasciare anche lì, non ce lo portiamo dietro. 3 e 4, quindi cambiamo il colore e ci andiamo a prendere l'ultimo verde che ci rimane qua davanti. Quindi adesso con il verde facciamo altre 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il salmone e ci finiamo il giro con le 5 maglie basse che ci restano. Nel giro 12 facciamo una catenella, giriamo e lavoriamo 5 maglie basse, cambiamo il colore con il verde, quindi prendiamo il primo verde che ci ritroviamo e adesso con il verde lavoriamo 6 maglie basse, cambiamo il colore con il salmone, questo verde lo lasciamo qua e facciamo 2 maglie con il color salmone, quindi cambiamo di nuovo con il verde e qui adesso ci andiamo a fare la nostra sequenza. Per il giro 13 ho già fatto la mia sequenza, ok, sono arrivata qua che ho già cambiato pure il colore, quindi adesso con il color salmone andiamo a fare 2 maglie basse, 1 e 2, cambiamo di nuovo il colore, ok, con il verde. Adesso con il verde andiamo di nuovo a lavorare 6 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con il salmone e ci finiamo il giro con le 5 maglie basse che ci restano da fare. Questo verde qua, ok, possiamo anche staccarlo, che è quello della freccia, e quindi non ci serve più perché appunto la freccia l'abbiamo finita. Adesso per il giro 14 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 13 maglie basse. Una volta che siamo arrivati qua ci facciamo la nostra sequenza. Quindi da adesso in poi, ok, siamo al giro 14, scusate, 14. Dobbiamo arrivare a fare questa sequenza, quindi dall'inizio qua fino alla fine qua, fino al giro 23, quindi per altri 9 giri, ok? Quindi arriviamo fino al giro 23 con questa sequenza: 13 maglie salmone, 2 verdi, 2 salmone, 2 verdi, 2 salmone, 2 verdi e 7 salmone, ok? Quindi andiamo avanti così fino al giro 23. Sono arrivata fino al giro 23, ok, vedete, semplicemente solo con verde e il rosa, dove c'è il verde fare il rosa e dove c'è il color salmone fare il color salmone. Adesso per il giro 24 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 14 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, prendiamo il primo filo qua, abbiamo quasi finito con tutti sti fili, ok, quindi con il verde adesso andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, cambiamo il colore con il salmone, il verde lasciamolo pure qua, col salmone facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore con il verde e prendiamo questo secondo qua. Con il verde di nuovo facciamo 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore col salmone, il verde di nuovo lasciamolo lì,
Col salmone di nuovo facciamo una maglia bassa, cambiamo di nuovo colore con il verde e prendiamo l'ultimo verde che c'è rimasto qua davanti. Di nuovo con questo verde facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Quindi cambiamo il colore col salmone e finiamo lavorando le 5 maglie basse che ci restano. Per il giro 25, che è anche l'ultimo del disegno, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo le 5 maglie basse. Quindi cambiamo il colore con il verde. Ok, con il verde adesso lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2. Cambiamo il colore con il salmone. Questo verde lo possiamo anche tagliare, quindi adesso iniziamo anche a liberarci un po' dai fili, quindi man mano che finiamo con il verde lo tagliamo. Allora col salmone adesso facciamo 2 maglie basse, quindi il verde lasciamolo lì, non ce lo portiamo più dietro, cioè non portiamocelo dietro. Adesso cambiamo di nuovo colore, quindi prendiamo questo verde qua e di nuovo facciamo 2 maglie basse, quindi una e 2, cambiamo il colore col salmone e questo verde di nuovo pure possiamo, ok, tagliare. Adesso ce n'è rimasto solo più uno, quindi col salmone adesso di nuovo altre 2 maglie basse, una e 2, cambiamo di nuovo il colore con l'ultimo verde, ok, facciamo di nuovo 2 maglie basse con il verde, cambiamo colore con il color salmone e questo verde pure possiamo staccarlo. Ok, quindi adesso c'è rimasto solo il salmone, quindi finiamo adesso il giro qua 25 con 15 maglie basse, ok, che ci sono rimaste da fare. Dopodiché dobbiamo andare a fare i 5 giri come l'avevamo fatto all'inizio, quindi dobbiamo arrivare fino al giro 30 facendo 30 maglie basse, quindi 5 giri di andata e ritorno. Ho finito i miei 5 giri, ok, vedete, quindi la presina diciamo che è già completata così. Adesso ci manca solo da fare il giro del contorno di tutta la presina, sistemare i fili. Per i fili appunto ho messo appunto il filo nel lago. Se voi anche avete attaccato e staccato i colori come me, quindi qua vi ritrovate con i 3 fili e un altro filo qua della freccia, ok, quindi andiamo solo a passare il filo nella parte dietro, quindi ci mettiamo proprio qua dove finisce il colore, ok, e facciamo passare in modo da ricreare tipo una mezza maglia, ok, in modo che appunto si vada un po' a nascondere, e poi dietro facciamo passare il filo tra le maglie, così lo fermiamo e quindi possiamo anche tagliarlo. Ok, adesso io poi mi andrò a sistemare tutti gli altri miei fili e per il giro del contorno appunto ve lo spiego. Allora io faccio 120 maglie più una maglia che mi si viene formata dalla chiusura invisibile che poi andrò a fare all'ultimo, quindi facendo tutto il giro con 2 maglie per ogni angolo, ok, e la maglia di chiusura invisibile, mi vengono 121 maglie in totale. Voi vedete, se ne volete fare 121, cioè 120 come appunto le faccio io, va benissimo. Se ne volete fare di più, tipo negli angoli, se volete farne 3 maglie anziché 2, potete farne 3. L'importante è che contate tutte le maglie e se in caso appunto qua ne aveste 130, ok, anche dall'altra parte devono essere, la parte poi che si va a unire con l'altra presina, anche dall'altra parte devono essere 130, in modo che così vi ritrovate quando poi le andate ad unire, ok?
Quindi, boh, facciamoci appunto tutto il giro del contorno, ci sistemiamo i fili e poi vi faccio vedere la chiusura. Ho finito di fare tutto il mio giro del contorno, ok, sistemato tutti i fili e adesso le ho messe, le ho unite praticamente le due parti, vedete quella del dietro e quella del davanti, le ho unite con i marcapunti. Qua appunto ho preso un angolo, quindi non è ben definita, cioè la maglia quella che volete usare, però purché sia una dell'angolo più o meno qua e dalla parte dietro anche più o meno quella dell'angolo che più o meno si combacia, ok? O comunque se volete fare le cose molto più precise contatevi tutte le maglie, vedete voi. Io ormai vado ad occhio, quindi so più o meno quale prendere, questa è la settima, ottava, non mi ricordo manco più, quindi bene o male vado un po' ad occhio. Comunque dal marker che ho messo appunto il primo marcapunti ho contato 15 maglie basse, nella 16ª ho messo il marcapunti per il cappietto. Quindi volendo appunto lo possiamo iniziare da qua il cappietto o da un angolo qualsiasi. Quindi vedete voi, cioè qua vedete un attimo voi come vi piace di più. Quindi si inizia proprio dal cappietto, si mette, ok, metto l'uncinetto, togliamo pure il marcapunti, quindi agganciamo il filo. Io in questo caso lo vado a fare con lo stesso colore del disegno, quindi la chiusura me la faccio verde. Quindi qua facciamo 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle rientriamo di nuovo qua dove abbiamo iniziato e andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere il cappietto. Quindi da qua adesso facciamo una catenella e iniziamo a fare il nostro punto gambero. Quindi prendiamo tutta la maglia della prima presina e tutta la maglia della seconda parte della presina. Quindi prendiamo il filo, lo tiriamo fuori e chiudiamo. Quindi di nuovo tutta la parte, cioè tutta la maglia della prima parte della presina e tutta la maglia della seconda parte della presina. Prendiamo il filo, tiriamo fuori e chiudiamo. Ok, quindi questa è la chiusura a punto gambero. Ripeto, anche qua ho fatto la chiusura a punto gambero perché è una chiusura, cioè che l'ho fatta, sto facendo in tutte le presine, perché è una chiusura dove non c'è bisogno di contare le maglie, cioè le maglie possono essere 120, 130, 150, la chiusura a punto gambero va bene su qualsiasi numero di maglie. Se avessi voluto fare una chiusura diversa, tipo con i ventaglietti, avrei dovuto fare tutto il calcolo delle maglie, però siccome non so se voi avete le mie stesse maglie, ho evitato, perché sennò io me le facevo sulle mie, facendo il calcolo sulle mie maglie e poi a voi non vi veniva lo stesso risultato perché avete fatto magari più maglie nel contorno o meno maglie, ok? Quindi ho voluto evitare e ho fatto appunto la chiusura a punto gambero per tutte. Così è anche molto delicata, carina, quindi non è difficile da fare, la possiamo fare tutto. Ovviamente se voi volete fare un'altra chiusura, liberissimi di farla. Ok, quindi ci finiamo tutta la chiusura, ok, col punto gambero. Una volta che arriviamo qui al cappietto, dentro al cappietto lavoriamo 20 maglie basse. Il segno anche dello scorpione è finito. Molto carine, molto belle anche questi due colori messi insieme. La difficoltà un pochino appunto qui quando avevamo troppi fili da poter lavorare insieme, però piano piano appunto se uno se li sistema alla fine riesce comunque a farla. Ok, quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo segno zodiacale. Ciao!